Senti? Si sente. Ok, allora, come ogni Scusami, questa mese registrazione. siamo insieme di parlare di qualsiasi cosa sul Così, Parkinson, quando vuoi poi stoppare quello che l'audio, viene in immagini, mente, sì, ma puoi è vedere come fai? opportuno Guarda, che abbiamo con noi Dr. Claudio Pacchetti, una persona che conosco Non sento per tanti niente. anni. Il mio primo ricordo di lui è alle 7:30 di sera, ero giù in Mondino, l'ospedale dove lui è responsabile, e lui è entrato in jeans andando a casa, seduto sul letto davanti da me, e ce l'aveva parlato, non di DBS o Parkinson, era una cosa molto, posso dire, umano. E ho apprezzato molto perché Dottor Paghetti è una persona che interessa Mettete il qua e benessere mettete di qua. tutti i suoi pazienti. No, guarda come cosa, ma Io Dio guardo che è mio. conosciuto da tanti di Però voi, sentati abbiamo qua. così tante persone che stanno Sì, sì, non seguendo. vedi, sì. Là. Poi Posso smetti le tu. carte. Sì, ma intanto guarda qua, tanto mi dura mia tanto. Non di nulla. Non so. Allora, disattivo audio, però Claudio devi riattivare. Ok, Ok. Claudio, pensavo di iniziare solo sì, con una piccola introduzione sì, sul lavoro che fate e anche più di tutto, diciamo, il discorso è DBS ovviamente, ma lei è molto più di DBS, mi ricordo, um, ai tempi giù con lei. sì. Il DBS, a che età devono farlo? O Beh, devono farlo? certo, certo, questa è la prima cosa che viene spesso chiesta negli ambulatori, no? Cioè quando un paziente si approccia per la prima volta a questo tipo di domanda, la domanda è questa, cioè a che età viene fatta la DBS? Io volevo giusto dire due parole riguardo a questo centro dove lavoro. Allora, il nostro centro qui al Mondino, Centro Parkinson, ha una struttura dedicata ai disordini del movimento, quindi insomma a questa malattia in modo particolare ormai da molti anni, e sostanzialmente facciamo solo questo mestiere, cioè tutti i neurologi che lavorano qui lavorano solo ed esclusivamente per persone che hanno questo tipo di problema neurologico. Non facciamo altro sia negli ambulatori che nell'attività di ricovero, quindi diciamo non siamo una neurologia generale che ha interesse a coprire questa disciplina. No, facciamo solo e esclusivamente malattie di Parkinson e disordini del movimento. Quindi da qui nasce anche il nostro interesse per qualsiasi tipo di terapia farmacologica avanzata e anche per la DBS di cui stiamo a parlare questa sera. E la DBS quest'anno forse sono 30 anni, compie 30 anni, no? I primi impianti, diciamo, Noki sono del 94, anche un po' prima, comunque sono 30 anni quest'anno di DBS. E noi la facciamo più o meno dal 2001 e poi recentemente la facciamo qui a Pavia, l'abbiamo sempre fatta a Milano, adesso la facciamo qui in Policlinico ed è una delle attività che sono un po' il cuore dell'attività di questo centro, perché in fondo tutta l'attività sui pazienti che vengono ricoverati, diciamo all'80% è fatta per pazienti di fasi intermedio avanzate a cui si prospetta una terapia di questo genere. E quindi siamo qui per parlare di questo. Mi chiedevi, Ok. Alex, l'età. E vedi, già qui è una cosa molto interessante, no? Perché se io penso a un paziente che comincia, ad avere una malattia di Parkinson, quindi a un esordio, quello che viene considerato molto Sì, tipico, sì. no? Quindi a 65 anni, bene, quel paziente lì molto difficilmente farà la DBS, perché è un paziente che quando comincerà ad avere
i presupposti clinici per poter essere candidato alla DBS avrà un'età anagrafica che sarà molto oltre quella che solitamente consideriamo come un'età giusta, che è quella dei 70 anni. Certo, poi si può fare 71, 72, dipende dall'età biologica, però sostanzialmente molto difficilmente un paziente che comincia a 65 anni farà la DBS. Tutti i pazienti invece che cominciano prima dei 60 anni sono pazienti che, se noi guardiamo la loro storia naturale, potrebbero Gli si è disattivato l'audio. L'audio è andato via, Claudio. Puoi riattivarlo. non lo so, si vede che c'è un meccanismo temporale che ogni tanto tu Si chiama dimmelo, memoria. io non lo vedo. E quindi appunto stavo dicendo che invece una persona che comincia ad avere questo problema, un Parkinson, prima dei 60 anni, beh, quasi sicuramente potrà nel corso della sua storia naturale incontrare questa necessità. E quindi diciamo è una terapia che, come avete capito, è una terapia delle fasi intermedio avanzate, cioè la si propone a pazienti che da tempo sono in terapia con levodopa, pazienti che hanno fasi off relativamente importanti, pazienti che hanno delle discinesie di fase on importanti e distonie di fase off, quindi pazienti cosiddetti fluttuanti, instabili, insomma pazienti che hanno una qualità di vita o anche professionale, perché sono a volte molto giovani, compromessa dalla malattia. Quindi Dottore, fondamentalmente posso chiedere? sì, Tanti dicono è l'ultima spiaggia, ok. cioè l'età 60-70. Ho Ok. sentito tanti che fanno DBS anche negli anni 40, anche prima. È Ok. normale? Lei fa DBS ai giovani o sconsigliato? No, assolutamente. Allora, hai fatto benissimo a dire questa cosa, no? Cioè la similitudine, accostare la DBS a una terapia quando non si può più fare altro, cioè è il mio ponte alle spalle, non ho più altro da fare, faccio questo. Questo è un concetto che poteva reggere, diciamo, nei primi 10 anni di terapia di DBS, no? Alla fine degli anni 90, a metà del 2000. Oggi di fatto la DBS è una terapia che viene e deve essere collocata non quando un paziente ha perso Il sostanzialmente. congresso della Pula è una merda, quello non riusciva a condividere le firme. Come? Non so collegato. C'è Prego, Claudio. Ok, quindi Apriamo discussioni a tutti fra poco, sì, prometto. certo. E quindi dicevo, un paziente non deve pensare che questa è una terapia che quando non posso più fare altro la farò. No, magari non si può neanche più fare e la resa di questa terapia non sarà quella che ci aspettiamo. Oggi dobbiamo pensare che una persona, quando comincia ad avere fluttuazioni motorie, deve essere attenzionata, cioè bisogna cominciare ad informarla. Non necessariamente deve essere portata alla chirurgia, ma deve essere informata e vedere nel tempo, da lì a qualche anno, come le cose andranno, per far sì, e questa è una cosa molto importante, perché vedete, il tram passa una volta che non si è saliti sul tram, non si è presa l'opportunità di fare questa terapia, ok, va bene per tanti motivi, poi però non ci pensiamo più, non torniamo poi sulla cosa perché poi diventa complicato anche per il paziente, insomma, sa di aver perso l'opportunità, chiede ma la posso fare adesso e a volte siamo noi a dire ma no, adesso non serve, lasciamo stare, no? Quindi è molto importante collocare questa terapia nella storia naturale del paziente al momento giusto. Arriviamo al punto della situazione. La verità, tante persone hanno paura. Hanno Ed è paura giusto. di fare l'operazione, Eh, hanno paura che va male. Vedi, Come lei risponderebbe? guarda, vedi Alex,
il punto è proprio questo. Se noi pensiamo a qual è il nostro stato emotivo, noi di persone, noi di umani, no? In generale, quando facciamo una chirurgia, cavolo, quando ci abbiamo male, quando ci abbiamo l'appendicite, ci abbiamo l'ernia inguinale, ci abbiamo un tumore, cioè la chirurgia è un qualcosa che per noi umani è davvero il ponte alle spalle, no? Cioè, qui non c'è più niente da fare, facciamo la chirurgia. In questa situazione nostra, la DBS, non è così, non è affatto così. Quindi è chiaro che è una decisione difficile, perché una persona dice, vabbè, ma io tutto sommato in questo momento sì, non sto benissimo, ma vabbè, magari tutto sommato posso anche tirare in là, tiriamo, vediamo. Cioè, prendere una decisione a volte per un paziente Parkinson è molto complicato perché diventa una decisione molto cognitiva, molto razionale. Penso al mio futuro come sarà e per questo allora decido di fare la DBS. Non è una decisione dettata dalla fretta emotiva di risolvere un problema. Sì, io ho avuto un amico che ha fatto DBS, Claudio, Mm. in Oxford. Oxford è un ospedale conosciuto. Sì, sì. È andata malissimo, lui non cammina più bene, perso la voce, non capisco più quando parla. Non è stato un successo. Ho avuto un altro amico che forse lei conosce, che ha fatto DBS Adaptive in America. Sì. Lui non prende più la levodopa. Quindi abbiamo gli estremi, no? Gli estremi opposti. Estremi, sì, sì. Estremi opposti. E qui allora abbiamo anche una questione, no? Cioè, è vero, non tutti i pazienti, non tutte le persone sono uguali, non tutte le persone portano lo stesso carico, la stessa tipologia di malattia. Quindi ci possono essere davvero situazioni dove la risposta, ma anche quella farmacologica, varia molto da persona a persona. Certo è che è vero, la chirurgia ha questa, per avere un grosso vantaggio, deve essere, come dire, molto precisa, perché sappiamo che qualche deviazione di millimetri dell'elettrodo, dell'asticina, dell'agoelettrodo, insomma, non porta ai risultati che sono quelli sperati, magari rimangono le discinesie, magari rimangono più fasi off. Mi Quindi ricordo. è chiaro che c'è tutto questo, ma lo sappiamo, no? Ancora oggi si sta cercando di capire cosa poter fare al meglio per migliorare la precisione. Oggi è ovvio che la tecnologia ha migliorato molto, no? In sala Molto. operatoria, la procedura. Immaginiamoci quando ci sarà la robotica in sala operatoria. Cioè, insomma, sicuramente tante cose sono... Però ci sono situazioni che tu non riesci a decifrare perché un paziente come quello che dici tu, se ben posizionato, debba perdere la voce, che è una roba che avveniva a noi, io ricordo delle prime DBS, ma io ho poi sentita una roba del genere, no? Come dici tu. Era Una un follia. carissimo amico anche. Ero Una devastato. follia. Cioè veramente è incredibile, quindi francamente non lo so, cioè certo ogni caso va capito, va visto, diciamo che in linea di massima se la posizione, se il posizionamento degli elettrodi è ottimale, il risultato è ottimale e quindi va anche da sé che occorre, come dire, in generale pensare a dei centri che hanno un lungo expertise, che fanno tanti pazienti, perché è una chirurgia di elezione che deve essere fatta al meglio da operatori molto esperti. La Limpe ha in genere un elenco aggiornato di centri DBS un po' in tutta Italia, che sono centri insomma, che in modo acclarato hanno esperienza. Noi che so, facciamo più o meno 3 pazienti alla settimana, no? Come chirurgia. E quindi, cioè, sembra un po' una brutta cosa, però per noi è diventato un po' una routine, ecco, cioè nel senso che è talmente, Tu sentate come no. è come dire, è nella pratica di tutti i giorni, molto molto così. Devo chiederti del cambiamento da quando io ho fatto DBS. Stai parlando, Claudio? Perché non ti sento. Sì, io ci sono, Ok.
Quando io ho fatto DBS ho fatto il Boston Scientific versus Directional, Sì. sembrava il gold standard, il migliore. Oggi c'è il Microsonic Adaptive, bla bla bla. Cos'è Adaptive DBS? E perché è considerato il gold standard oggi? Cos'è la Vabbè, differenza? allora, forse allora, che sia considerato oggi il gold standard, probabilmente nella pratica no, però sicuramente è considerabile come il gold standard del futuro. Cioè, quello che noi sostanzialmente facciamo quando facciamo l'IBS normale è che diamo uno stimolo continuo in termini, uno stimolo elettrico continuo in termini di intensità di corrente, di frequenza di stimolo e di ampiezza dello stimolo, di durata dello stimolo, in funzione quindi, lo diamo a parti sane del cervello, no? Sul talamo, lo diamo al lobo pallido interno, e questo stimolo, diciamo, è fatto e genera, è continuo, no? Quindi può anche generare in queste strutture normali, che però parlano male ad altre parti del cervello, il motivo della DBS è quello sostanzialmente di far cambiare dinamica di comunicazione tra i centri neurali. Beh, diciamo che quando noi mettiamo in modo del tutto artificiale una stimolazione elettrica continua, sostanzialmente facciamo sì che quel nucleo venga in qualche modo, come dire, ipercomandato in una situazione molto artificiale, no? Se invece la DBS è adattativa e quindi coglie dei segnali neurofisiologici all'interno di questo nucleo, li interpreta ed eroga lo stimolo elettrico a domanda, a richiesta, che vuol dire il paziente è off, il sistema coglie dentro il nucleo subtalamico, il nucleo pallido interno, che il paziente è off, perché si genera un marker neurofisiologico. Bene, a quel punto il sistema si attiva. Ecco, è possibile che in questo modo le cose migliorino, e come? Perché è chiaro che si toglie tutto quel carico di informazione e di stimolazione elettrica che non serve e che potrebbe creare, per esempio, impaccio nel camminare, no? Noi abbiamo a volte frequentemente pazienti che hanno difficoltà a camminare, quindi per cui è molto interessante da questo punto di vista, e tutte le aziende si stanno muovendo in questa direzione. Certo. Ho sentito parlare delle persone che dicono, scusa Che Claudio, che sì, dicono che stanno arrivando altre terapie oltre di DBS. terapie, intendi terapie farmacologiche, intendi le Farmacologica. farmacologiche? Sì, 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 certo. Ora, vedi, e questa è una cosa anche molto, molto DBS interessante. non è l'unica soluzione. No, 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 no. Ecco, ma qui entri proprio in una situazione che è molto interessante, no? Pensiamo per esempio alla duodopa, pensiamo per esempio alla fosduodopa, quindi Posto. alla FOS, quindi cioè, diciamo, arriveranno anche altre, diciamo, terapie con levodopa sottocute che abbiamo tanti di noi sperimentato e così via. Ora, il punto qual è? Se noi abbiamo un paziente di fase intermedio avanzata, questo è il mio punto di vista, non è un punto di vista esclusivo, quindi ve lo offro come mio punto di vista. Un paziente che è di fase intermedio avanzata è un paziente sostanzialmente che ha una denervazione presinaptica, una denervazione presinaptica, quindi un'ipersensibilità postsinaptica, che vuol dire che quando arriva un farmaco in quelle parti del cervello dove dovrebbe arrivare, dove dovrebbe funzionare per fare camminare il paziente, togliergli il tremore, farlo parlare meglio, ma che va anche in altre parti del cervello che sono molto sensibili e che possono creare il disturbo del controllo degli impulsi che tutti noi conosciamo, no? Questi disturbi comportamentali significativi. Bene, se noi esponiamo un paziente di fase intermedio avanzata a una terapia dopaminergica, continua, significativa, a dosi mediamente alte, beh, è chiaro che il rischio a cui quel paziente è esposto in termini di effetti collaterali comportamentali sarà maggiore
rispetto a quelli che avrà un paziente sottoposto a DBS che avrà meno medicine, perché è chiaro che con la DBS le medicine non le togli, però le riduci. Quindi questo è il mio punto di vista, ma che molti condividono, cioè noi abbiamo bisogno di meno farmaco in un paziente di fase avanzata. Allora, vedo che abbiamo Vittorio Calzani che ha alzato in mano. Ok? Vuoi chiedere qualcosa al dottore? Sì, Prego. Devi togliere il mute. Devi Tolgo togliere tolgo. il muto. Sei sul muto. Sei sul muto, Vittorio? attiva audio, ok. Mi sentite? Bingo! Sì, sì, sì. Ok, chiedo scusa. Allora, buonasera dottore, io sono arrivato un pochino tardi, quindi mi scuso e non so se è già stato detto. Vorrei sapere, ho due domande. Quant'è allo stato attuale il follow-up dei pazienti operati di DBS e poi qual è il decorso post-operatorio? Grazie. Ok. Allora, i pazienti operati di DBS, allora dicevo che abbiamo cominciato più o meno, quest'anno siamo a 30 anni, no, di DBS, quindi abbiamo dei follow-up molto lunghi pubblicati, quindi oltre 15 anni di DBS e ovviamente follow-up di singolo centro che a volte arrivano anche a 20 anni. Quindi diciamo, perché questa domanda ha quest'altro tipo di risposta, cioè la domanda è: ma la DBS, l'effetto che fa, continuerà a farlo nel corso degli anni? Questo è, io credo, Sì, il è senso. esattamente questa la È domanda. esattamente questo. E allora la risposta è questa. Cioè, la DBS è un grosso aiuto nel contenimento della magnitudo, della severità, dell'intensità della malattia. E tutto questo consente al paziente per molti anni di restare dentro una situazione di buona qualità di vita e di buon controllo della sintomatologia motoria. Ora, è chiaro però che la malattia in questi anni di buon compenso clinico aumenta, peggiora. Quando si esce da questa capacità che ha la DBS di contenere la sintomatologia parkinsoniana, allora la malattia torna di nuovo evidente, come sarebbe tornata evidente nel momento in cui una batteria si spegne, nel momento in cui per qualche motivo io dovessi spegnere la stimolazione, allora noi vediamo la malattia ripresentarsi in tutta la sua grandezza, in tutta la sua intensità. Quindi la risposta è: la DBS continua a funzionare per sempre. Chiaramente poi la malattia si manifesta e a quel punto le cose sono, come dire, meno facilmente controllabili. Ma noi, come tanti altri colleghi, abbiamo partecipato a uno studio in cui ci si è posti questa domanda. Pazienti di fase molto avanzata, quindi late stage, fasi veramente molto avanzate, pazienti in carrozzina, pazienti disabili, che avevano fatto la DBS e che avrebbero dovuto da lì a poco sostituire la batteria, perché sapete che oggi tendenzialmente si mettono delle batterie ricaricabili per 15 anni, ma anni fa si mettevano delle batterie che duravano 3-4 anni. Bene, la domanda che ci si faceva era: ma paziente che ha 80 anni, che è stato operato 15 anni fa, che adesso è in queste situazioni critiche, ma dobbiamo proprio sottoporlo a un'anestesia e cambiargli la batteria? Perché poi sai, alla fine è un punto di domanda che ti devi fare, sia per il paziente che per la famiglia, che in termini di organizzazione di costi sanitari. Bene, e poi abbiamo fatto questo studio. Qualcuno si spegneva lo stimolatore, quell'altro si faceva finta di spegnere lo stimolatore. Beh, insomma, alle persone a cui tu spegnevi lo stimolatore, la malattia comunque peggiorava. Da lì, quindi, la necessità di dire: guardate,
anche un paziente operato, dopo molti anni di chirurgia, la malattia è anche gravissima, ma diventa ancora più grave se noi non gli rimettiamo lo stimolatore. Quindi la conclusione di questo studio, poi pubblicata su su ottima riviste internazionali, è stata quella che comunque la DBS, anche molto molto avanti, comunque dei sintomi li copre e comunque funziona. L'altra domanda, scusa, era... L'altra domanda è: qual è il decorso post-operatorio? Il decorso post-operatorio. Allora, il decorso post-operatorio naturalmente può variare molto da paziente a paziente. Diciamo che ci sono due tipologie di decorsi. Quello assolutamente tranquillo e normale lo vediamo soprattutto nelle persone più giovani, sostanzialmente non c'è proprio nessun tipo di problema. Mentre le persone che hanno un'età un poco più avanzata e che magari di base avevano dei test cognitivi con delle fragilità più manifeste, possono avere qualche problema, che so, per esempio di confusione mentale molto circoscritta, che poi insomma nel tempo svanisce, però per 4, 5, 6 mesi chi manifesta questa sintomatologia è piuttosto raro, però insomma è un paziente da attenzionare di più. Normalmente il decorso post-operatorio, se non ci sono state complicanze intraoperatorie, non è un grosso problema. Diciamo che noi teniamo, allora diciamo, il paziente che viene operato il giorno dopo viene da noi, sta qui, se non ci sono problemi, 5-6 giorni, tempo di togliere i punti, rifare una tag di controllo, vedere il posizionamento degli elettrodi, se è ben messo o meno, perché oggi, ecco, e quindi poi se ne va a casa. Questo era. Oggi volevo dire, abbiamo dei sistemi, perché le cose sono anche molto cambiate rispetto a qualche anno fa, abbiamo dei sistemi, dei software che ci permettono di controllare il reale posizionamento degli elettrodi una volta fatta la chirurgia, perché ovviamente noi facciamo di tutto, mettiamo in campo di tutto per essere precisi e mettere l'elettrodo esattamente nel nucleo dove lo vogliamo mettere, però non sempre questo succede. Allora con questi sistemi noi siamo in grado di capire poi magari come orientare il campo elettrico, perché abbiamo dei sistemi che orientano, diciamo, degli elettrodi con cui è possibile orientare il campo elettrico, quindi ottimizzare la terapia. Ok, abbiamo una domanda da Filippo Baretti. Buonasera a tutti, buonasera Buonasera. dottore. Volevo chiederle se vi sono delle controindicazioni alla DBS, per esempio. Io sono un paziente in terapia anticoagulante orale con Coumadin e quindi volevo sapere se questi pazienti possono approcciare un intervento chirurgico di questo genere, se vi sono in generale delle controindicazioni, e io non ne so niente in che cosa consiste, in poche parole, questo intervento. Mi pare di capire che vengono posizionati in modo permanente degli elettrodi all'interno del cervello. Grazie. Sì, l'intervento sostanzialmente consiste in questo, cioè con una craniotomia, quindi si fa un'apertura della teca cranica, più o meno in regione frontale, e attraverso questi fori si fanno passare degli elettrodi, degli agoelettrodi, che contengono 4 elettrodi finali. Prima c'è una parte di registrazione dell'impulso elettrico, quello che chiamiamo quindi una registrazione microrecording, cioè sostanzialmente scendiamo millimetro per millimetro da una distanza dal target dove noi vogliamo arrivare, che è di circa 10 mm, scendiamo millimetro per millimetro cercando di individuare quello che è il bordo più dorsale, più esterno, parliamo per esempio di nucleo subtalamico, e quindi quando troviamo con questo microrecording, questa microregistrazione di potenziali elettrici che vengono dall'attività dei neuroni che stanno dentro
il nucleo subtalamico, sappiamo che lì comincia l'attività elettrica di questo nucleo. Normalmente scendiamo sempre millimetro per millimetro e dopo 5-6 millimetri l'attività elettrica finisce, quindi noi sappiamo che abbiamo registrato l'attività elettrica del nucleo subtalamico e che siamo in quella zona lì. Dopodiché che si fa? Il paziente sveglio, collabora, magari tra una cosa e l'altra gli abbiamo dato delle medicine che servono per metterlo tranquillo, che si rilassi, non è che deve partecipare a tutte le procedure chirurgiche, però quando è necessario, quando siamo in questa fase, che è quella della stimolazione, lui deve essere bello sveglio e quindi deve rispondere a quello che io gli chiedo, anche perché è fondamentale capire se ci sono degli effetti collaterali, ad esempio, che so, penso a un paziente che a quel punto io comincio a stimolare, cioè genero un campo elettrico fino a questo punto abbiamo registrato l'attività elettrica, ok? A questo punto io genero un campo elettrico che vado via via ad aumentare, no? Quindi immaginate un campo elettrico circolare che va via via a aumentare. Bene, allora io valuto gli effetti positivi su quel paziente, sento per esempio la sua rigidità, se svanisce, se migliora, se ha tremore, se il tremore va via, no? Allora so di essere nel punto giusto. Ma devo anche sapere e capire se questo mio campo elettrico, mano a mano che si allarga, non va per esempio a sforare il mio target terapeutico, mi va a prendere delle strutture cerebrali che io non voglio poi stimolare quando il paziente avrà finito l'intervento. E quindi valuto anche gli effetti collaterali potenziali di stimolazione di strutture neurali vicine al mio target terapeutico, cercando di evitarlo. Okay? E questo è il momento prima della registrazione e poi della stimolazione. Finito questo, praticamente si decide qual è il livello dove lasciare la stima e l'ago elettrodo e poi si chiude, si mette un tappo sul tappo di plastica che ferma l'elettrodo e l'intervento è sostanzialmente finito. Poi c'è una seconda fase, la seconda fase che è quella cosiddetta dell'internalizzazione. Di che cosa? Dei fili che connettono l'elettrodo che è stato posizionato all'interno del cervello con lo stimolatore vero e proprio, la batteria che è messa sotto il muscolo. E questo poi ci consentirà di interagire con il nostro target terapeutico che abbiamo quindi così ben posizionato. Ok, so che Raffaella avevi un'altra C'era la domanda. questione, no, Sei c'era la continuata. questione, sì, c'era la questione dell'anticoagulante. No, in sé è chiaro che è una situazione che va gestita. Non è che ci sia capitato spesso, però sono pazienti che metti in eparina e a quel punto puoi operare, cioè non è che non sia possibile. Si riduce il rischio del sanguinamento, questo sì, questo sì. Ok, Raffaella. Sì, grazie. Mi sentite? Buonasera. Sera. Buonasera. No, forse mi sentite meglio così. Mi No, sentite ma io meglio. sentivo benissimo, però... Benissimo. Allora, volevo fare due domande. Dunque, Sì. io vivo a Edimburgo e mi hanno proposto il DBS, ho 50 anni, nei prossimi 2 o 3 anni, Sì. da fare in realtà a Glasgow. Volevo sapere, prima domanda è se esiste un protocollo standard per dove inserire gli elettrodi, oppure no, e se varia da paziente a paziente. Questa è la prima domanda e poi faccio le altre. Grazie. Una cosa che direi prima di Claudio, non fidare nell'inglese, però questo è solo o scozzese, questo è solo un mio parere. Sì. No, allora, esiste un algoritmo sostanzialmente che io, allora, e ti dico qual è. L'algoritmo è questo qui. Ci sono due target, il nucleo subtalamico e il nucleo globopallido interno, sono i due target terapeutici. In Europa, per tradizione, vuoi perché la brain stimulation è nata a Grenoble in Francia, in Europa, con l'STN e quindi si usa sostanzialmente quello, per cui in Europa
la tradizione vuole che c'è molta esperienza con il nucleo subtalamico. Negli Stati Uniti vai a capire perché, forse perché è un target più facilmente raggiungibile, però negli Stati Uniti si fa molto più lobo pallido interno. Detto questo, l'algoritmo più o meno, quello che diciamo è un po' più consolidato, un po' più accettato, è un paziente che ha una richiesta di farmaco molto elevata per avere una buona qualità di vita, perché ha molte fasi off durante il giorno, è un paziente che tendenzialmente avrà come target terapeutico il nucleo subtalamico, perché sappiamo che il nucleo subtalamico, se ben stimolato, può fare sì che la terapia giornaliera si riduca in quantità e quindi il paziente può godere quindi di un equilibrio migliore da questo punto di vista. Quando invece abbiamo un altro tipo di algoritmo, e cioè e là è sparito tutto. Io ti sento. Ok, adesso vi vedo. Allora, l'altro tipo di... l'altro dopo, sono rimasto, sono uscito. L'altro tipo di algoritmo è questo qui. Quindi allora, un paziente che ha bisogno di poca medicina per esempio nella classica situazione ciao Roberto, la classica situazione di genere, no? Spesso le donne hanno delle risposte farmacologiche molto ampie, molto buone, con molte discinesie, con bassi livelli farmacologici. Beh, in questo caso allora si pensa al globo pallido interno, perché sappiamo che tradizionalmente, lo facciamo anche nei pazienti distonici che non hanno la malattia di Parkinson, ma che hanno questi tanti movimenti involontari, gli vanno molto bene, quindi diciamo il globo pallido interno è il target per chi ha molte discinesie e fa poca medicina, perché si dice il globo pallido interno ti permette di avere una minore riduzione di farmaco rispetto al nucleo subtalamico. Ecco, questo è diciamo, lo statement, è quello che oggi si dice, ma molte persone, e io la penso un po' come loro, anche per esperienza, sono convinto che tutti e due i target abbiano delle potenzialità molto simili. È chiaro però che a volte ci troviamo a dover gestire dei problemi con il nucleo subtalamico perché a volte se tu hai l'eletodo che non è messo nella parte dorsale del subtalamo, ma è messo nella parte anteriore, più ventrale, che è quella che connette di più con il sistema limbico, abbiamo delle discinesie che non riesci a sistemare e quindi sono anche indotte dalla stessa stimolazione. E quindi non sempre quello che immaginiamo debba essere l'esito e poi quello che in realtà abbiamo. Io direi che tutti e due i target sono assolutamente efficaci e usando questo algoritmo che insomma è abbastanza consolidato, uno può scegliere una cosa o l'altra. La cosa importante è farlo in centri esperti, in centri che hanno una casistica molto grande, sia per l'intervento in sé, ma anche per il post, perché poi chi gestisce poi tutto è un neurologo, no? Quindi è vero che... Il post è fondamentale. È fondamentale, sì. Sì, sì, sì. Ma quelli che soffrono da freezing, pacchetto. Questo è un problema. Allora, diciamo che il paziente che ha un freezing non è un paziente che si può escludere, non è una controindicazione assoluta alla DBS, perché comunque vantaggi ce n'è, non hai più i movimenti involontari, hai meno fasi off, meno medicine. Però è chiaro che il paziente che ha un freezing, intendiamo, è un paziente che ha un freezing off, cioè un paziente che quando è off terapia ha freezing e che poi quando prende la terapia, la levodopa, il freezing o scompare del tutto o scompare al 90%. Quel paziente lì potrebbe anche trovarsi nella situazione di non vedere un miglioramento sul freezing con la DBS e a volte abbiamo anche l'impressione che questo fenomeno tenda addirittura a peggiorare.
Quindi lo diciamo al paziente, non è che gli precludiamo la possibilità di fare, però lo allertiamo, lo attenzioniamo, diciamo guarda, se tu hai questo freezing e a volte addirittura la DBS lo porta a migliorare, ma a volte addirittura lo porta a peggiorare. Quindi è una situazione che va un po' capita, un po' interpretata, quindi il paziente va attenzionato. È proprio qui, sai, Alex, che la DBS adattativa potrebbe funzionare Certo. meglio, cioè togliere questo overload, questa sovraccarica di continua stimolazione elettrica nel nucleo subtalamico, globo pallido interno, potrebbe favorire sicuramente la scomparsa o il miglioramento di un freezing, perché con l'adattativa tu hai un dai e vai di stimolazione. Ma Per esempio, a me non me l'avevano detto questa cosa, perché io soffro di freezing e il mio neurologo non mi ha assolutamente parlato di problemi legati al freezing e al DBS. Quindi la cosa mi preoccupa perché mi fa pensare. No, cioè è una cosa che va capita, cioè perché ci troviamo a volte, il freezing è un fenomeno che alla fine ancora facciamo difficoltà a capire, non riusciamo a interpretarlo bene. Sicuramente però noi sappiamo che molti pazienti operati che hanno freezing, che l'avessero prima o che gli è venuto dopo per l'evoluzione della malattia, quando noi stimoliamo ad alte frequenze, alta frequenza significa una frequenza 130 Hz, ma a volte usiamo anche stimolazioni, frequenze anche molto più elevate, e noi sappiamo comunque che più aumenti la frequenza e più il freezing peggiora. Come dire, più sincronizzo lo stimolo, più lo sincronizzo ad alta frequenza e più il freezing peggiora. Magari migliora tanto se io abbasso la frequenza o se uso altre strategie che adesso non... Però è una cosa che va detta al paziente, perché poi ci si ritrova con il gap satisfaction che, ma cavolo, ho fatto l'intervento, il freezing è peggiorato. Beh, cioè, ci può stare, cioè, come no, però sì, cioè, quindi è una valutazione. Quindi penso, vuol dire che dove la fai in realtà fa molta differenza. Sì, e l'esperienza fa molta differenza. Molto. Perché ci sono tante variabili, immagino, che su cui voi potete agire e il mix giusto di variabili dipende dall'esperienza, immagino. Sì, ma sicuramente, questo è fondamentale. Anche un'altra cosa, per esempio, no? La disartria. Molti pazienti hanno ipofonia, ma hanno anche una disartria, no? Perché a volte il freezing non solo è non solo nella marcia, ma è anche nella parola, no? Le persone accelerano la parola al punto che a volte si fa fatica a capire. E a volte il freezing della parola è addirittura anticipatorio del freezing della marcia. Anche in questo caso va detto, attenzione che la disartria può anche peggiorare da questo punto di vista, non è escluso, però diciamo, ci sono tante persone che vogliono fare domanda. Chiedo scusa per questo, Sì. perché non arriviamo in un'ora di rispondere a tutto. Vedo che Renata, il prossimo, Renata, vuoi chiedere qualcosa al dottore? Renata. Mi sentite? Sì. Buonasera. A proposito del freezing in off, stiamo parlando anche nel genere femminile. Sì. A questo punto, se il DBS mi può provocare, cioè non mi è tanto utile, a che livello poi è indicato? A che livello di dose di dopa pensare? Perché se mi viene solo in off, teoricamente prendo la dopa, non mi passa. Cioè, in effetti nelle donne succede spesso così, ho capito bene? Allora, il freezing a volte non si esaurisce completamente in on, rimane, è facilmente superabile, però rimane. Quindi diciamo che non abbiamo così, come dire, dati così importanti da poter dire, guarda, hai il freezing off e ti scompare completamente quando sei on terapia, quando sei sotto levodopa, tu allora sei un paziente che quando farà la DBS
starai bene, il co-freezing sarà completamente corretto, così come è corretto con la sola levodopa. Oppure tu hai il freezing off, prendi levodopa, il freezing si corregge al 90%, ma però lo si vede ancora in on. Si vede ancora che c'è un trapestio che viene facilmente superato, ma c'è. Ecco, quel paziente magari sarà un paziente che con la DBS potrebbe peggiorare, ma io non sono in grado di dire questo a un paziente. Dico solo se c'è un freezing preoperatorio off, sia che sia completamente guarito, tra virgolette, dalla levodopa, sia che no, è possibile che con DBS ci possano essere dei problemi. Ma a questo Allora, punto è indicato il DBS in questo caso allora, o si rimanda? a questo punto il paziente dice, ma allora, se io ho questo freezing e non sono sicuro se poi, ma allora la DBS, beh, io rispondo, innanzitutto con la DBS tu potrai stare meglio dal punto di vista delle fasi off, cioè le fasi off, così come le conosciamo, le fluttuazioni motorie, saranno sicuramente minori o addirittura scompariranno, le discinesie saranno sotto controllo, avrai bisogno di meno farmaco, cosa che se non mi opero il freezing comunque che c'è prima o poi peggiorerà comunque, perché questo è il destino naturale, la storia naturale della malattia, e in più ci saranno fasi off significative e in più ci saranno delle discinesie significative. Quindi è chiaro che è un bilanciamento di cui poi è messo come dire, a conoscenza il paziente, deve poi decidere, però è giusto così. La C'è una risposta dose? sulla terapia, no? Tu dici ok, ho freezing e quindi mi carico di farmaco, però poi c'è un limite, no? Cioè noi sappiamo che, sì. insomma, Qual è il poi limite? il farmaco le discinesie le dà, le fluttuazioni off comunque sono più verticali, cioè se io aumento tanto il farmaco, lo ravvicino tanto, gli off non sono più, come dire, soft, ma sono verticali, cioè passo rapidamente da una fase di angoscia emotiva e off motorio a una situazione davvero magari di up emotivo, quasi ipomaniacale, insomma, questo è un po'... a volte invece vediamo pazienti che con la duodopa il freezing lo vanno a migliorare, no? E quindi abbiamo anche queste situazioni dove tu dici, ma magari allora una stimolazione, però poi rimane il retropensiero che dicevo prima, cioè io non ho dubbi a dire duodopa, FOS, levodopa a un paziente che mi ha più di 65 anni con alle spalle 10 anni di malattia, non c'è dubbio, io non sarei tranquillo. Ho molti dubbi sui pazienti giovani, pazienti che hanno 50 anni, 55 anni, con alle spalle molta malattia. Ecco, io li metterei più in sicurezza rispetto alle dosi di farmaco che si presume debbano andare ad assumere. Qual è la dose che ti fa scattare l'idea di... Non c'è una Ma dose? non siamo, cioè il problema è che, vedi, ci sono persone che stanno benissimo con bassissime dosi di farmaco, anche per molti anni, altre che no. Faccio un esempio, guarda, questa sera in ambulatorio, il primo paziente, 72 anni, malattia di Parkinson da 7 anni, ha cominciato levodopa un mese fa, un quarto più un quarto, 100 mg, cioè lui è riuscito a star bene per 7 anni con il solo dopamina agonista e da solo Meglio. ma capite che sono situazioni un poco straordinarie. L'altro paziente, quello che è venuto dopo, 57 anni, 4 anni di malattia, delle fasi off drammatiche. Quindi quando parliamo di malattie di Parkinson, cioè è veramente una caratterizzazione estremamente eterogenea, no? E quindi dire qual è la dose, è chiaro che ci sono persone che per la loro natura di malattia, pensiamo per esempio a persone che hanno avuto una malattia anticipata, che hanno una mutazione per la glucocerebrosidasi, che per fortuna abbiamo dimostrato proprio qualche tempo fa, pubblicando, che non incide quando si operano i pazienti in DBS con questa mutazione
non incide sulla storia naturale di questa, diciamo, di pazienti che hanno questa mutazione. Sapete che è molto discussa, no? Se possa essere una cosa che può accelerare la malattia sia in termini motori che cognitivi. Quindi, cioè, questo è un po' il dato di fatto, per cui forse mi sono perso un po' il filo, però comunque Sì. questo è... Dottore, c'è un'ultima domanda da una persona che si chiama Non riesco a alzare le mani. Sì? Non so chi è, perché non ha alzato le mani. Ok, va bene. C'è qualcuno che non ha alzato, perché via il messaggio? Ah, Potrebbe essere mio il messaggio perché io non riuscivo ad alzare la mano, non so se sono io. Ce l'abbiamo parlato. Non so C'è se c'è qualcun Posso altro? Perché parlare? sì, non voglio prendere troppo tempo da Dr. Mackenzie. no, vabbè, Posso ma parlare? sì, dai, Prego, 10 minuti ancora, un quarto d'ora, dai. prego. Sì. Buonasera, sono Sì. Massimo. È 2 anni che sono stato operato a Vicenza per il DBS. Adesso entro 2 o 3 mesi devo essere operato un'altra volta perché uno dei due settori non funziona bene. Sono un po' indeciso se farlo o non fare questa operazione perché non so se il risultato sarà ottimale, se resterò uguale o se peggiorerò. Allora, da quello che ho capito, tu sei stato già operato? A Vicenza, No. 2 anni fa. Sì, e hanno visto adesso che con questi software che dicevo che gli elettrodi non sono Un messi. solo non ha funzionato in maniera corretta. Poi da qualche mese lo sanno. Ok. Da un anno. E quindi tu mi chiedi, ma sarà bene farlo? Esatto. Ok, allora guarda, noi in tutta onestà diciamo che non è che perché tu hai fatto un intervento non si può rifare un intervento, bisogna cercare comunque di fare il meglio. Se è dimostrato, è chiaro che poi dipende da te perché, però se è dimostrato che gli elettrodi non sono posizionati bene e che il risultato non è ottimale, francamente vale la pena rimetterli perché noi spesso ci può capitare da altri centri come qualche volta dobbiamo riposizionare, è capitato anche recentemente, e le cose poi vanno decisamente meglio. Ma il rischio aumenta, no, dottore? Ma allora è chiaro che diventa un altro rischio, nel senso che è un altro intervento perché va tolto l'elettrodo È un e doppio rimesso un altro intervento. elettrodo. Ecco, diciamo che nel momento in cui tu lo togli c'è il rischio perché lo togli, però francamente la letteratura su questo non c'è niente di particolarmente significativo. Il rischio di nuovo è quello quando lo metti di un sanguinamento e così via. Ma il problema però è davvero che se tu hai un mal posizionamento ed è stato riconosciuto, francamente vale la pena di rimetterlo. Poi non so, noi solitamente facciamo passare un po' di tempo, cioè lo togliamo l'elettrodo, aspettiamo un paio di mesi, poi lo rimettiamo, giusto per essere sicuri di non ripresentare adesso questo sulla scorta delle esperienze che abbiamo avuto, perché a volte togliere e mettere l'elettrodo potrebbe anche seguire quella traccia che è già aperta, quindi per cui preferiamo aspettare un attimino e poi rimettere, però insomma è una cosa molto, questa poi da centro a centro in base alle loro esperienze. Vicenza è un centro esperto. Ultima domanda. Vittorio? Posso parlare? Ultima? Sì. Vai. Io mi sto caricando adesso con la batteria, vede? Sì. Ecco, un'informazione. Io chiamo il telecomando impropriamente ed è attacchi. Secondo lei è giusto sempre ricaricarlo perché una taglia si è chiusa oppure si può arrivare verso la fine? Cioè, qual è lo spazio? No, il consiglio, sì, ho capito. Il consiglio è sempre di ricaricarlo quando vede 2 tacche. Ah, ok. Quando ne ha 2 la porta a 3. Non di arrivare a una sola. Ok, grazie mille, buona serata. Vittorio Cazzari. Sì, buonasera. Sì,
Sì, no, è un argomento Adesso che è mi messo, incuriosisce molto. adesso è messo di sbiego, lo vedo di traverso, però va bene. Oh, Vai. Urca. Ok, Così. adesso. Ok, va bene. No, è un argomento che mi incuriosisce molto e mi interesserebbe capire se in letteratura c'è scritto qualcosa sulla percentuale eventuale di fallimenti dell'intervento. Ma il fallimento non esiste, nel senso che Interventi andati male, mettiamola così. Definizione di andate male e allora c'è il subottimale in generale non è così descritto, perché alla fine comunque un elettrodo anche che lavora non al 100% dei benefici li dà, cioè proprio andato male è difficile trovare. Poi magari per cose specifiche, andato male perché mi è venuto più freezing, però la cosa l'abbiamo già, come dire, detta. Andato male, cioè francamente io pochi. faccio fatica Sì, a... ma per esempio il collega del relatore diceva il mio amico in America non cammina più, no? adesso non cammina più, è peggiorato Quello di tantissimo. Però Oxford. vedi, Quello di no? Oxford. Non cammina più, quindi posso pensare che avesse un freezing già ed è il motivo per cui non cammina più, perché un paziente Parkinson se non cammina più, non cammina più per due ordini di motivi. Ma non parla più neanche, ha veramente ridotto. Cioè, non ho mai visto Ma ascolta un'operazione Alex, di ma via. voglio dire, ma se lui è spento, completamente spento, questi effetti tornano, cioè scompaiono o rimangono? Rimangono. E allora, capito che, sai, la DBS in fondo, cioè è vero che tu metti due elettrodi, ma non sono quelli in sé che ti fanno peggiorare la malattia, cioè peggiora se tu attivi un campo elettrico che produce degli effetti collaterali severi, ma quando tu spegni deve andare via tutto. La maggioranza delle persone che vengono al centro, devo dire la verità, vediamo tantissime persone al centro Parkinson di Buario, European Parkinson. La maggioranza sono molto contenti o soddisfatti con la DBS. Il problema esiste sulle aspettazioni che abbiamo prima di fare, aspettative che prima di fare il DBS. Se Questo è vero. pensiamo di essere curati, saremo delusi. Sai, Prego, sì, Claudio. ma è Dottore. vero, ma è verissimo questo che dici. Il problema, vedi, che a volte, anche quando noi facciamo di tutto il possibile per dire, guarda, non è che guarisci da questa malattia, è una terapia come un'altra. Tutte le cose, i buoni consigli che si possono dare, ma io capisco il paziente, la persona che una volta che sia operata in qualche modo pretenda di cambiare radicalmente lo stato delle cose. E purtroppo questa aspettativa insoddisfatta c'è, ci sono persone che, sai, c'è anche un altro motivo, e questa è una cosa che io dico sempre prima di portare i pazienti alla chirurgia. Guardate che la terapia, così come l'avete conosciuta fino ad oggi, cambierà, perché non avrete più quella, come dire, quel boom che fa la levodopa quando comincia a funzionare, boom sia motorio che emotivo. Quella cosa lì non ci sarà più. Quindi con la DBS la terapia farmacologica non avrà più quella, come dire, intensità di risposta anche emotiva che il cosiddetto super on che prima avevamo, per cui a volte questo anche cambia il paziente. A volte abbiamo visto pazienti diventare apatici perché gli è stato tolto tutto il dopamina agonista che prima incentivava molto, no? Quindi ci sono tante sfaccettature, certo di ordine psicologico sulle aspettative, ma anche proprio di come poi va a variare la terapia farmacologica. Dottore, è possibile che fanno un settaggio di DBS come hanno fatto in gennaio con me? È andato benissimo, ho avuto un spinta, era come un'altra vita. 2 mesi dopo ha smesso di dare quella spinta.
Sembra il Sì. mio cervello adattato al DBS, possibile? Hai detto assolutamente una cosa vera, nel senso che noi abbiamo pazienti che messi su un nuovo programma di stimolazione stanno benissimo, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, e Certo. poi tornano ad avere sintomi. Metti lo stesso programma che aveva dimostrato di essere stato un fallimento 6 mesi prima e stanno di nuovo bene per altri 5-6 mesi. È veramente una domanda a cui non riusciamo a rispondere. È come se i sistemi, questi sistemi neurali si abituassero a uno stimolo e devi di tanto in tanto provare a cambiare, resettare, cambiare termini di frequenza, termini di posizione di stimolazione, e questa cosa poi riprende. Non è frequentissimo, però lo vedi, lo vedi. Per quello che hai detto all'inizio, il seguito è molto importante. Io ho seguito molto bene da Pavia. Si vede tutti i pacchetti in una stanza che un po' verde. In realtà l'ospedale di Mondino è un bellissimo ospedale, giardino, caffetteria, zona Sì, fuori, belli, persone gentilissime. Veramente un bellissimo ospedale. Claudio, se qualcuno vuole fare DBS, cosa devono fare? Andare al dottore di famiglia? Allora, chi vuole fare DBS, vedete, eh, il paziente deve essere ben informato, quindi deve, in qualsiasi centro dove vuole andare, prenota una visita con dei neurologi che i centri DBS sono consultabili, è sull'elenco della LIMPE, se andate nella l'INPE è la Lega Italiana dei medici che si occupano di Parkinson, eccetera. Sempre è un elenco aggiornato di centri DBS, pazienti che vengono, che sono in zona, vanno lì, vedono, chiedono una visita a un medico che si occupa di DBS e si fanno raccontare tutto quello che abbiamo magari raccontato in parte questa sera e poi a quel punto il percorso inizia. Ecco, tieni conto che normalmente bisogna fare degli esami per la candidabilità che consistono in una risonanza magnetica fatta in modo particolare, i test neurocognitivi, il test alla levodopa che serve per vedere quanto un paziente risponde bene al farmaco, sono 2 o 3 cose che vanno fatte e poi il paziente può essere candidato. A quel punto si sceglie il target, se è l'STN, il glutine sottothalamico piuttosto che il globo pallido e la procedura si avvia. Mi raccomando, sempre scegliere dei centri esperti, fondamentali. Assolutamente. Posso chiedere un'ultima cosa? Una cosa. Prego. Un'informazione. Consigli un supporto psicologico dopo l'operazione? Se c'è bisogno? Sì. No. Allora, non è d'obbligo per tutti. Ci sono persone che uscite dalla DBS sono dei leoni, no? Altre che invece davvero sì. hanno assolutamente bisogno. Quindi, però questa cosa già la si capisce prima. Cioè, non è tanto l'avere fatto la DBS che ti mette in una situazione di fragilità emotiva psicologica. Questa cosa già viene colta prima quando acquisisci la dimensione del paziente a tutto tondo, non solo dei sintomi della malattia in sé per sé, ma di qual è la sua personalità, il suo carattere, si valutano tante cose e quindi si sa già chi è più fragile e chi... Quindi un supporto magari comincia anche prima che non dopo, però sì, a volte e come no, serve, come in tutte le cose. C'era un'altra persona, l'ultima persona, Chiara? Però io Avevi- volevo chiedere una cosa sulla levodopa. Posso lo stesso? O Sì. vado fuori tu? Credo che anche un Buonasera. neurologo. Sì, buonasera. Io ieri sono andata alla mia neurologa, sono di Genova, e da mezzo, un quarto di levodopa mi ha dato mezzo, mezzo e mezzo, 4 volte mezzo. Sono terrorizzata, io sto malissimo, cioè sono depressa, ho la fibromialgia,
eccetera, eccetera. Però mi fa paura questo discorso che c'è questa, non so se è una leggenda, la neurologa diceva che più levodopa prendi, poi a un certo punto non fa più niente. No, su questa cosa proprio bisogna Grazie. essere molto molto chiari. Le cose sono cambiate. Negli anni *80 c'erano due partiti nell'ambito della neurologia. Quelli che sostenevano che gli effetti cosiddetti collaterali da levodopa, infatti si diceva da trattamento a lungo termine, erano dettati dalla durata del trattamento e dalla quantità di farmaco assunta, per cui un paziente se avesse poi aspettato ad assumere levodopa faceva bene, perché così ritardava la comparsa di questi effetti collaterali. E c'erano altri che dicevano no, non è così. Beh, quelli che dicevano no, non è così, effettivamente avevano ragione, perché oggi ci sono tantissime evidenze, tantissimi studi sono stati pubblicati a conferma di questo fatto. E qual è questo fatto? Il fatto è che se io sono un paziente con una malattia di Parkinson e non ho mai preso levodopa e la mia malattia negli anni è peggiorata, è aumentata, la mia, come si dice, magnitudo di malattia aumentata, prendo la levodopa la prima volta, per la prima volta, dopo 10 anni di malattia, 8 anni di malattia, dopo un'ora ho gli effetti collaterali, avrò delle discinesie, avrò alla fine dell'effetto della levodopa le fasi 9. Perché? Ma sostanzialmente perché il mio contenitore, cioè vede, quando la levodopa arriva nel cervello, viene, come dire, presa, utilizzata, trasformata in dopamina da un contenitore di neuroni, che possiamo chiamare un serbatoio neuronale, che nel corso degli anni, purtroppo, proprio perché la malattia è cronica e progressiva, diminuisce. È come mettere benzina in un motore acceso. Prima il motore mi consente di fare con la mia automobile tantissimi chilometri, mi basta una compressa, viene gestita benissimo dal cervello, a volte anche per 2 o 3 giorni mi funziona benissimo. Col passare del tempo la stessa quantità di benzina, quindi di medicina, il contenitore, diciamo il serbatoio si restringe e quindi purtroppo non viene utilizzata a pieno. La capacità, come si dice, di tamponamento del sistema neurale si riduce, la dopamina che si produce va in altre, come dire, cellule che non dovrebbero neanche vederla e si cominciano a produrre le discinesie. Quindi il punto non è come si può pensare, aspetto a prendere la levodopa, ne prendo di meno, così avrò meno effetti collaterali. Non è così. Non è così. Gli effetti collaterali sono funzione della severità di malattia. Se la neurologa le ha cambiato lo schema aumentandola, ha ravvisato che evidentemente c'è una necessità, almeno dal punto di vista tecnico, visto da fuori, di aumentare il farmaco per farla stare meglio. E sulle 4 dosi perché evidentemente ha bisogno di tenere una stimolazione più ravvicinata. Quindi poi lei dice, però se io aumento la levodopa è più facile che venga le discinesie. Certo, è vero, è possibile, però questa è la storia naturale della malattia, si gestiscono, però... Certo. Dottore, devo Grazie nel mille. parte di tutti noi ringraziare lei per il suo tempo. Assolutamente, Alex. Lei è Grazie sempre a voi. stato gentile. Assolutamente, è stata una bellissima serata e un abbraccio a tutti e a presto. Grazie È mille. stato un Poi io e piacere te ci sentiamo vederla. ancora. Piacerissimo. Ok, buonanotte a tutti e ci vediamo il prossimo mese con Anna Zecchinelli che torna con noi perché non ha finito il suo discorso. A tutti, salute. Grazie professore. Ciao Alex, grazie mille. A Ciao. presto, ciao Simona. Ciao, ciao. Ciao da Guido, Luciano, Giovanna. Liliana, Amette. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao a tutti. Liliana, ciao. Ciao Alex, ci vediamo fra un mese. Ciao. Sarebbe Ciao, bello Stefano. parlare anche